Ladies and gentlemen, as we start our descent, please make sure your seat backs and tray table are in the full upright position. Make sure your seat belt is securely fastened and all carry-on luggage is stored underneath the seat in front of you or in the overhead bins. Thank you. Dopo aver lasciato la barca in secco durante la stagione delle piogge, sono necessarie un paio di settimane di lavoro per rimettere la barca in condizioni di navigare. C'è un po' di swirch. Ale, cosa stai facendo? Cranie. Cranie, perché fuori piove. Allora faccio cranie dentro. Ở đây nè, một tí nữa tê đây bắt đầu phá hơi mềm. Ơi, phá hơi mềm cái đây mềm. Cái tắm mềm lên. Finalmente siamo di nuovo in acqua. Facciamo una sosta a Uturoa per approvvigionare la barca. Ci aspetta una navigazione di 1400 miglia per arrivare alle isole Tonga. Quasi in mezzo, isolato da tutto, c'è l'atollo di Suvarrow. Approfittiamo della bella giornata e dell'ottima visibilità per entrare nella pass dell'atollo. Vai a fare il bagno?
non posso far gestaccio. Non dovevi lavarti, sono 8 No, giorni no. che non ti lavi. Guarda, posso stare altri 15 tranquillamente, così sento meno freddo. Cioè, è una roba pazzesca. Che cosa ci sarà mai di pazzesco? Sono piccoli, ma sono tanti. Hai visto che comitato d'accoglienza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutti sotto la barca, eh? Ah, beh, un po'. Speriamo che galleggi. Chi fa il bagno qua sotto? Io no, non esiste. Vado a mettere il tessile, basta. Su Varro è parco nazionale, non ci sono abitanti e i 2 guardiani per la stagione estiva non sono ancora arrivati. Accidenti, questo era un cocco che cadeva. Porca, hai sentito? Meno male non è caduto sulla mia zucca. Beh, che ammazza quel cocco lì, hai sentito il rumore che ha fatto? Qui visse da solo a più riprese per molti anni Tom Neal. Tom scrisse un libro autobiografico che racconta la sua storia e la sua vita da eremita sull'atollo. Nel 1945 ebbe l'opportunità di visitare brevemente Suvarro e decise che quello era il posto in cui voleva vivere. Da Micheridda, Guido Patrizia Italia 2010. E poi lì c'è la bandiera degli Alexa, settembre 2010. Se all'interno dell'atollo ci sono gli inoffensivi black tip, sul lato esterno è tutta un'altra storia e un cartello lo conferma. Suvarro ci riporta indietro nel tempo e ci fa vedere come doveva essere tutto il Pacifico fino a non molti anni fa. Cosa ti accingi a fare? Bonk. Presi? Con gran facilità, guarda che belli. Facciamo l'aperitivo.
All'imbrunire sul lato esterno della pass, la riva prende vita. Sono proprio curiosi quei due lì, mi vengono a vedere i piedi. Ma non è il caso che tu salti fuori di lì? Anche se il tempo durante la traversata non è stato perfetto, valeva la pena venire fin qua. Abbiamo trascorso a Suvarrow 2 splendide giornate. È ora di riprendere la navigazione. Quest'anno, non lo sappiamo ancora, l'Aliseo non si farà vedere e quindi avremo sempre o troppo vento o troppo poco o di direzione sbagliata. In Pacifico meridionale la navigazione è spesso accompagnata da una grossa e fastidiosa onda da sud. Avvistiamo Vavau sotto la pioggia, dopo aver preso una bella sventolata. In breve ci ridossiamo finalmente dall'onda. La baia è perfettamente ridossata da un lungo e stretto fiordo a gomito e dotata di corpi morti. Andiamo in bicicletta alla scoperta dell'isola. Il cimitero. Mangiato? Com'è Blue Lagoon allora? Bello, proprio bello. È una Blue Lagoon, ci sono delle varie teste per cui entrando in barca bisognava stare un pochino attenti, ma adesso che siamo qui nella nostra pozza d'acqua al sicuro si sta bene. Oggi siamo andati a fare un bel giretto, abbiamo visto tanti pesci, quello non è granché, però c'erano tanti pesci. Non chiedemi quali pesci perché ci mettiamo 2 ore ad elencarli tutti. Così faccio vedere un po' i colori del Blue Lagoon. No, beh, è proprio bello qua. C'è questo piccolo resort dietro che avrà quante camere? 4-5 camere. Non c'è nessuno, c'è solo un cane, velocissimo. Stanotte ha fatto un po' di chif chaff però. Stanotte ha fatto molto chif chaff. Non ho capito perché, ma ha fatto molto chif chaff. Forse perché non c'era vento.
Adesso, neanche adesso c'è vento, non fa quel cicciotto di stanotte, forse c'è bassa marea. Siamo arrivati alle Apai. La bella giornata non deve trarre in inganno. La notte all'ancora è stata dura, con raffiche di vento a più di 40 nodi, a causa della vicinanza di un promontorio di alta pressione. Sulla spiaggia si possono fare degli incontri pericolosi. Prova a stuzzicarlo un po', vediamo se si muove. Ho paura di fargli male. La puntura del pesce pietra è considerata mortale. Fallo Gnorri, non si muove. Ecco che adesso si vede. Guarda la bocca che adesso si vede. Hai visto? Cosa vuoi trovare adesso? Abbiamo visto il nudibranco, abbiamo visto il pesce pietra, il pipistrello della frutta. Cosa ci manca? Come si chiama, no? Il pesce pietra, quello che sta sulla sabbia adesso. Manca quello. Qua abbiamo visto quasi tutto. Ma quello forse è il più difficile vederlo. Il posto è veramente bello e deserto, ma il tempo in queste zone deve essere spesso perturbato. Veniamo a sapere infatti che poco tempo fa ha scuffiato un catamarano da crociera di più di 50 piedi. Ci siamo guadagnati la birretta, no? Sì. L'unica Sprite del resort e l'unica birra del resort, siamo arrivati giusti in tempo. È l'unica sedia comoda delle Ma Tonga. questa qua secondo me è quella dell'Ikea. Come si chiama quella dell'Ikea? Quella dell'Ikea che costa poco, sai? È comodissima però. Ti avevo detto che non mi credi. Madonna, è comodo da morire. Io volevo mettere due anche a casa. No, sai che è una buona idea, secondo me. La sera i pipistrelli della frutta volano alti tra le isole. A Nuku'alofa arrivano Fernanda, Gianfranco e Mario. Ma se anche i tongani leggessero i cartelli. La Porta degli Dei, uno dei monumenti più enigmatici del Pacifico.
La bella e selvaggia costa di Nuku'alofa non è certamente adatta alle attività balneari. Vediamo da terra le prime balene della stagione che arrivano fin qui per partorire. Perché è un po' per Ne taglio e mi rimane sempre il ciuffo, hai capito? Perché devi mettere un vaso grande, molto più grande. Comunque ho detto già, anche se viene una carestia abbiamo un pasto garantito. Ma come intendi cucinarle? Devo chiedere. se quello era lì. Usciamo in barca con i locali per nuotare insieme alle balene. Stavolta ovviamente non si fanno vedere. Questo non ci toglie però l'appetito. Causa delle previsioni meteo che prevedono vento contrario, rimandiamo la partenza per le Figi di un paio di giorni. La notte è illuminata dalla luce dei temporali che passano al largo. Via. Maca, maca, mata, maca. You guys been in so long? Allora, andiamo sulla terra, vai.